Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale. Allora, con l'ultimo videoblog che vi ho pubblicato, ovvero quello relativo ad Helsinki, abbiamo concluso il mio viaggio attraverso le tre repubbliche baltiche, Lituania, Lettonia ed Estonia, con tra l'altro una piccola tappa in Finlandia che è appunto quella ad Helsinki. Proprio per questo motivo, perché siamo giunti alla fine di questa serie, oggi sono qui con un video che vi ho promesso dall'inizio, ovvero un video in cui andremo a vedere quali sono i rapporti che intercorrono tra Russia e Repubbliche Baltiche e come mai le tre Repubbliche Baltiche temono la Russia, o per meglio dire temono un'eventuale invasione. È abbastanza risaputo che tra Russia e Repubbliche Baltiche non scorre buon sangue e questo ormai da davvero tanto tempo, da tempi lontanissimi. Potremmo addirittura far risalire questo astio ai tempi in cui c'era l'impero russo e via dicendo, ma non è quello che faremo oggi. Infatti oggi partiremo da un passato un po' più recente, ovvero dal periodo dell'Unione Sovietica, periodo in cui questo astio è andato a crescere. Nel 1940, infatti, l'Unione Sovietica incorporò forzatamente le tre repubbliche baltiche, quindi Lituania, Lettonia ed Estonia, al proprio territorio. Questa annessione non venne mai riconosciuta dall'Occidente, ma soprattutto non venne mai accettata dalle tre repubbliche baltiche, le quali non smisero dal primo secondo di lottare per la loro indipendenza, ottenuta poi a inizio anni 90 come tutte le altre ex repubbliche sovietiche. In seguito a questa annessione, l'Unione Sovietica avviò un processo di intensa russificazione dell'area, come facendo spostare cittadini russi dalla Siberia o da altre parti della Russia proprio nelle tre repubbliche, in modo tale da, tra virgolette, contaminarle. Inoltre, quasi in concomitanza, a partire dal 1941, ebbero inizio le deportazioni di migliaia di cittadini lettoni, estoni e lituani verso i gulag siberiani. Allora, quella dei gulag è stata una piaga che ovviamente ha colpito tutte le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, nessuna esclusa, compresa la Russia. Ma c'è da dire anche che nelle repubbliche baltiche questo fenomeno è stato più intenso. Perché? Perché, come vi ho detto poco fa, le repubbliche baltiche dal primo istante non hanno mai smesso di lottare per la loro indipendenza e non hanno mai smesso di crederci. Gli obiettivi di queste azioni erano quindi dal punto di vista sociale quello di andare a sedare le aspirazioni indipendentistiche di questi popoli e dal punto di vista economico l'obiettivo era quello di andare a espropriare le terre dei contadini per poi avviare una massiccia operazione di collettivizzazione dell'agricoltura. Il fantasma di questi tempi durissimi non ha mai smesso di aleggiare tra le strade delle tre repubbliche baltiche e questo sentimento di paura e di rancore nei confronti della Russia è stato sfruttato, ovviamente come succede in ogni luogo del mondo e in ogni periodo storico, dalle classi politiche per andare a creare un clima di russofobia. E qua ci tengo a sottolineare una cosa. Io non sto dicendo che i cittadini lituani, estoni e lettoni siano russofobi, sto dicendo che i loro governi hanno creato questo clima. In realtà ci sono tantissimi cittadini lettoni, estoni e lituani che non hanno nessun problema con le persone russe. Comunque, tornando a noi, questa linea intrapresa dai governi un po' diciamo anti-Russia fu evidente sin da subito, fin da quando le repubbliche baltiche riuscirono ad ottenere l'indipendenza dall'Unione Sovietica. E un esempio di ciò lo abbiamo con Riga e Tallinn, che subito dopo l'indipendenza fecero delle leggi volte a riconoscere come cittadini, rispettivamente lettoni ed estoni, solo coloro che risiedevano nel paese da prima del 1940, quindi da prima che le tre repubbliche diventassero parte dell'Unione Sovietica. Ovviamente poi col tempo queste leggi sono cambiate ed è diventato possibile ottenere la cittadinanza tramite dei processi di naturalizzazione. Questa situazione e questi timori hanno spinto i baltici a schierarsi immediatamente al fianco dell'Ucraina in seguito allo scoppio del conflitto che sappiamo essere iniziato il 24 febbraio 2022.
e l'hanno fatto schierandosi sia dal punto di vista militare che dal punto di vista sociale. Infatti tantissimi cittadini ucraini ad oggi vivono proprio nelle 3 repubbliche baltiche. Io stessa, passeggiando per le strade delle città che ho visto, quindi le 3 capitali, Nida, Kaunas, eccetera, ho visto innanzitutto un sacco di bandiere ucraine, ma davvero tantissime. Io non ne ho mai viste così tante in nessun altro paese europeo in cui sono stata da quando è iniziato il conflitto fino ad ora. Neanche quando sono stata in Romania, perché allora sono stata in Romania diverse volte, anche di recente, ma ero stata in Romania subito dopo lo scoppio del conflitto, meno di un mese dopo, credo. Non vorrei sbagliare i tempi, casomai ve lo scrivo, e vi assicuro che neanche lì ho visto così tanti simboli, bandiere, eccetera, in sostegno all'Ucraina. Invece nelle 3 repubbliche baltiche era pieno, cioè c'erano anche bandiere enormi, più grandi di quelle del paese in cui mi trovavo. E poi ho visto, passeggiando per appunto le strade delle città, anche tantissimi cittadini ucraini che adesso per l'appunto vivono nelle repubbliche baltiche. Un'altra cosa che ho visto, soprattutto nelle 3 capitali, sono stati tantissimi giovani in tenuta militare con il borsone che andavano o tornavano, questo non lo so, dal periodo di leva. Infatti, un'altra cosa che hanno fatto i paesi baltici dopo lo scoppio del conflitto, oltre a sostenere l'Ucraina, come vi ho detto poco fa, è stata quella di rafforzare i propri confini e i propri eserciti. E un esempio che vi faccio, che vi fa capire qual è la situazione attuale, è che la Lettonia ha reintrodotto il periodo di leva obbligatorio proprio nell'aprile del 2023. Un altro elemento che accresce i timori degli stati baltici è costituito dall'aspetto territoriale, o per meglio dire dai confini di questi 3 paesi. Infatti sia la Lituania che la Lettonia confinano per il loro fianco est con la Federazione Russa. A nord invece tutti e 3 i paesi sono bagnati dal Mar Baltico e nel Mar Baltico è stanziata parte della Marina russa. A sud invece, in particolare la Lituania, confina per quasi la totalità del suo fianco sud con la Bielorussia, che sappiamo essere un vicino abbastanza scomodo per gli stati baltici, in quanto ha legami molto stretti con la Russia, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico che dal punto di vista militare, e possiamo considerarlo come il migliore amico della Russia. Inoltre la Lituania confina con la Russia ad ovest. Qualcuno di voi si starà chiedendo com'è possibile la Russia si trova ad est dei Baltici. Sì e no, nel senso che c'è una piccola parte di Russia distaccata, ovvero la regione, l'oblast di Kaliningrad, che si trova incastonata tra Polonia e Lituania, ma che è Russia, è a tutti gli effetti Russia, soltanto che è distaccata, è un'exclave. Quindi, come potete ben capire, i paesi baltici sono quasi totalmente circondati dalla Russia e dalla Bielorussia, ma dico quasi completamente. Infatti rimane un piccolissimo pezzettino di terreno, detto corridoio di Suwałki, che collega i Baltici con il resto dell'Europa e in particolare con la Polonia. Questo corridoio però, questo lembo di terra è veramente piccolo, è lungo solamente 65 km e separa l'oblast, la regione di Kaliningrad, dalla Bielorussia. Questo pezzo di territorio dall'inizio degli anni 90, quindi dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica e da quando la Polonia e i Baltici hanno lasciato rispettivamente il Patto di Varsavia e l'Unione Sovietica, ha iniziato a ricoprire un ruolo geopolitico ed economico importantissimo. Da una parte perché rappresenta l'unico collegamento diretto via terra tra Kaliningrad e la Bielorussia, di conseguenza poi anche il resto della Russia, e dall'altra parte, per quanto riguarda i Baltici e l'Europa, rappresenta il tallone d'Achille della NATO. Perché? Perché se ipoteticamente, e stiamo parlando appunto in maniera ipotetica,
la Russia e la Bielorussia prendessero il controllo di questo corridoio, del corridoio di Suwałki, potrebbero ipoteticamente isolare completamente i paesi baltici. Quindi capite bene quanto sia importante. È una zona estremamente calda ed estremamente militarizzata, sia dalla Russia che dai paesi baltici, che dalla Polonia che dalla Bielorussia. Ovviamente, ragazzi e ragazze, dovete ricordarvi che questi sono dei timori, certamente basati su un passato, su un vissuto che è innegabile, ma rimangono dei timori. Io sono qui solo per parlare con voi, per confrontarmi con voi e per magari far conoscere a chi non sa queste cose il perché appunto i paesi baltici hanno così tanta paura di un'invasione, quali sono le ragioni. Ma non sono assolutamente qui per farvi credere che questa sia la realtà dei fatti, che questo sia ciò che accadrà. Anche perché io non lo credo, non lo penso assolutamente, non credo che la Russia invaderà i paesi baltici, non credo che voglia ricostituire il grande impero russo e tutte queste cose. Io sono qui semplicemente per parlare con voi, confrontarmi e scambiarci informazioni per capire meglio cosa accade nel mondo. Tutto qua. Bene amici e amiche, anche questo video è giunto al termine. Io spero che l'abbiate trovato interessante, che sia stato di vostro gradimento e che magari vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e nulla, vi ringrazio tantissimo per averlo visto. Se ci sono degli argomenti che volete che io approfondisca, fatemelo sapere nei commenti. E nulla, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!